Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o Luna e Venere in Sagittario solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere nell'amore. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni, sia che tu abbia già una persona nel cuore, che tu sia in coppia o che l'amore ancora non abbia un volto. Vediamo cosa ti sta per accadere. Metteremo 5 carte, andiamo a vedere sia il pettegolezzo sacro di chi ti osserva, di chi si muove, sia la visione sciamanica che ti permette di integrare i due aspetti della realtà. Allora, mettiamo 5 carte per partire. Allora, l'evento, le scopriamo tutte, così ho una visione onnicomprensiva. Cosa ti sta per accadere in amore? O il sole, bellissima carta di fiducia, armonia. La motivazione, vediamo adesso, l'archetipo, perché succede? Un cavaliere di coppe, perché sei pronto all'amore. Terza carta, l'energia che si sblocca, l'imperatore, costruzione. Quarta carta, soglia, confine, la prova. La temperanza, qua ci sei tu, l'incarnazione, la chiusura sciamanica e il mago. È una stesa bellissima, forse tra le più belle che ho fatto. Allora, in questi giorni l'amore arriva come gioia pura, chiarezza, luce. Qua vedo una persona che sente il desiderio di farsi notare da te, con gesti chiari, con dei sorrisi pieni di intenzione. Cioè nei prossimi giorni qua potrebbe arrivare dei messaggi, degli inviti, dei segnali di attenzione diretti, che ti fanno capire che c'è questa persona che vuole davvero stare al tuo fianco. Perché nella visione sciamanica il sole è proprio l'archetipo dell'energia vitale e della trasparenza del cuore, cioè che illumina ciò che è autentico, ciò che è pronto a manifestarsi, no? Quindi se sei single nei prossimi giorni qualcuno potrebbe farsi avanti con questa energia solare, genuina, di curiosità, mostrando interesse in modo aperto, positivo. Se sei già in coppia qua il tuo legame riceve una ventata di armonia, di complicità. Ci saranno dei momenti di felicità condivisa qua che rafforzano la vostra intesa, mi spiego? E poi qua questa persona non vuole solo guardare, vedo che si avvicina a te, magari con degli inviti romantici, delle attenzioni sottili ma piene di significato. Nella visione sciamanica il cavaliere di coppe rappresenta l'energia emotiva attiva, il cuore che corre verso ciò che desidera, capito? Quindi c'è una persona che pensa a te con romanticismo, desiderio di movimento e che è pronta a manifestare l'interesse nei prossimi giorni nei tuoi confronti. Se sei già in coppia, qua il tuo partner mostrerà attenzione e cura, cioè farà dei piccoli gesti, delle parole che scaldano, che creano, sai, quell'intimità emotiva, mi spiego? E qua c'è la persona che ti interessa arriva con decisione, c'è l'imperatore, indica che vuole davvero far parte della tua vita senza mezzi termini. Cioè l'altro prende il controllo qua, la chiarezza, la determinazione. Vedo qualcuno che si avvicina a te con sicurezza, con organizzazione, con concretezza e ti mostra non solo la passione, ma anche l'intenzione reale. Se sei in coppia, qua il legame riceve struttura, riceve protezione, qua c'è energia stabile che crea delle fondamenta solide, mi spiego. Nella visione sciamanica l'imperatore porta l'archetipo del potere centrato, cioè è l'energia maschile o l'energia interna stabile che crea ordine, che dà sostegno al cuore, mi spiego? E questa è una carta potentissima per il tuo segno, cioè sei proprio tu. Quindi la persona che ti interessa mostra interesse nei tuoi confronti senza correre, facendoti capire che l'amore vero richiede l'equilibrio, il tempo. Nella visione sciamanica la temperanza qua è l'arte della fusione, dell'equilibrio delle energie, no? È un po' il ponte tra il desiderio e la manifestazione consapevole. Quindi
rispetta i tuoi tempi questa persona. Se sei single nei prossimi giorni, questa persona si mostra graduale, misura i tempi, testa la tua disponibilità, il tuo ritmo emotivo, capito? E gioca con te al ritmo giusto, al tuo ritmo. E poi bellissima arriva l'azione concreta, l'energia che trasforma le intenzioni in realtà. Se sei single nei prossimi giorni qualcuno si fa avanti in modo creativo, in modo deciso, ti fa un gesto chiaro di interesse o un invito a incontrarvi. Invece se sei in coppia c'è il consolidamento del legame con delle iniziative, una passione attiva. Cioè ti mostra che l'amore è vivo, è potente, capito? Quindi la persona non gioca più, gioca, non, no, è la malizia, no, manifesta il proprio interesse con decisione. Questa persona è pronta a rendere reale ciò che fino ad ora era solo attrazione o sentimento latente. Ricordiamo che nella visione sciamanica il mago rappresenta il potere del cuore e della mente che crea la realtà. Questa è l'energia che permette all'amore di incarnarsi nella vita concreta, capito? Quindi fino a questo momento abbiamo, adesso metto le specifiche, la persona che si avvicina con gioia, con luce. Se sei singolo una bellissima amicizia potrebbe nascere che sfiora in altro, no? Rispettando i tuoi tempi. Ci sono messaggi romantici, attenzioni emotive, energia concreta, armonia, equilibrio, il testare i tempi, no? E poi la manifestazione. Tra le stesse più belle che ho fatto, vediamo le specifiche su ogni carta. Allora, mettiamo sul sole, il diavolone c'è qua, attratto irrefrenabilmente, cavaliere di coppe, 9 di bastoni con resilienza, imperatore, 4 di bastoni, guarda, vedo struttura, questa è la stesa bellissima, sulla temperanza, il matto, ti devi affidare, sai? Cioè, affidati sul mago. Il 6 di coppe, o è un recupero di una connessione già esistente, o è qualcosa comunque di bellissimo. Allora, ti dico che vedo un'energia magnetica incredibile, potentissima qua. Questa persona è pronta a muoversi in modo intenso, a farti sentire al centro del suo mondo, al centro dell'attenzione. L'attrazione qua è potentissima e viene trasformata in energia sacra qua, capito? Qua tu impari anche a dominare desiderio e attaccamento, perché l'energia è molto forte qua, eh? C'è questa persona che ti invita, ti seduce con attenzione anche, cioè facendo capire che l'interesse è reale e mirato a te, no? Vedo che ci sono dei gesti romantici ma sono calcolati, cioè non in senso negativo, mostrando interesse e desiderio ma senza correre troppo, no? 9 di bastoni, perché vuole vedere se sei davvero disponibile, insomma. Questo se sei singolo, se sei in coppia la persona porta attenzione, cura, premura e allo stesso tempo mantiene certe difese sottili, come sia che è pronto a proteggersi da eventuali delusioni. Ma non è niente di negativo qua, sono cose interne, tranquillissime. Questo arriva perché affinché i gesti d'amore siano autentici e non illusori, mi spiego? E qua c'è la stabilità piena, stabilità 4-4, che te lo dico a fare, perché io vedo qua che la persona non gioca per niente, anzi porta concretezza, porta armonia, mostra che l'interesse non è superficiale. Il 4 di bastoni nella visione sciamanica è proprio il rito della celebrazione, è proprio l'incarnazione della gioia condivisa, no? Della stabilità che permette all'amore di crescere. Quindi vedo che questa persona, se sei single per esempio, si muove con sicurezza, propone degli incontri concreti e dei momenti di connessione, che sono quei momenti che segnano una base stabile per l'inizio di una storia. Invece se sei in coppia il legame qua riceve solidità, protezione, momenti di celebrazione, come se fossero proprio dei traguardi condivisi, mi spiego? E qua tu ti devi lanciare, cioè io ti dico già che la persona che ti interessa prima di tutto ti invia dei segnali un po' imprevedibili, mi viene da pensare. È un invito proprio a lasciare spazio al gioco, alla leggerezza. Ti devi lasciare andare al gioco, alla leggerezza, perché è questa persona che ti invierà questi segnali qui. Perché il matto nella visione sciamanica ci insegna a lasciarsi andare
a un rito di fiducia, e la temperanza bilancia la libertà e l'armonia. E il salto nel vuoto, sempre però con equilibrio, no? Equilibrio nella fede. Quindi se sei singolo, questa persona potrebbe mostrarsi un po' imprevedibile, giocosa, libera, che ti porta novità, e ti chiede di lasciarti andare senza paura. Invece, se sei in coppia, ci sono delle piccole prove che richiedono della fiducia e dell'apertura. Queste prove portano leggerezza e sorpresa nella relazione, mi spiego? E poi l'amore in questi giorni ti arriva proprio come una magia del cuore, connessione, dolcezza. La persona che ti ama qua mostra intenzione concreta e desiderio sincero, che è pronto a manifestare un amore reale, duraturo. Perché il sé di coppia nella visione sciamanica è il ricordo, è la dolcezza, è la connessione profonda, cioè il cuore che si apre proprio al piacere, alla gioia condivisa, capito? Quindi se sei single c'è questa persona che si fa avanti con dei gesti pieni di dolcezza e di romanticismo, lo vediamo anche qui. Crea proprio un ponte tra passato e presente emotivo, no? Invece chi è in coppia, il legame, qua ci sono dei momenti di intimità, di autenticità, di attenzione reciproca, proprio che riportano al rapporto gioia e complicità. Capito? Vediamo cosa ti dice con i miei potenti oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dice questa persona? È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Quindi abbiamo sia il gioco che con il sole, con il matto, no? Ci saranno questi giochi, questa dolcezza, la voglia di avere fede, di comportamenti un po' imprevedibili che servono a stimolare la tua fede, no? In questo. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Ed è bellissimo perché il bambino si innamora veramente col sei di coppe dell'altra persona. Questo gioco del sole con il sei di coppe, con il matto, no? Bella questa stesa, molto fresca, molto fresca. Cos'altro? Nonostante ci sia il sei di coppe che ricordo del passato, ma quel passato nostalgico, la dolce nostalgia di quando eravamo bambini, ecco, ti riporta in auge la manifestazione di quell'emozione lì, di bellezza, di complicità. Cos'altro? Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima, non ci sono più cicli dolorosi. È un ciclo di leggerezza, di festa, di bellezza questo. Entrambi avete potuto vivere i cicli dolorosi, ma chi che non li ha vissuti? È come se ci si riprendesse in mano il potere della propria vita, di lasciarsi andare come bambini. Questo mi sta dicendo questa stesa, capito? Cioè c'è dolcezza e manifestazione concreta dell'amore. Il tuo cuore accoglie in questi giorni chi arriva con desiderio, con gioia, intenzione autentica, e il tuo cuore celebrerà proprio ogni gesto d'amore che nasce dal vero, capito? È una bellissima stesa. Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!